Sono circa 10 anni che insegno l'italiano e oggi voglio parlarti dei 10 errori più comuni che voi studenti fate con i pronomi italiani. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi facciamo un esercizio super divertente che si chiama Trova l'errore. Io ti faccio vedere una frase e tu devi trovare l'errore con i pronomi. Poi ovviamente io ti spiegherò qual è l'errore e come correggerlo. Allora iniziamo subito. La prima frase è: ieri sono usciti i biglietti per il concerto. Li compro? Qual è l'errore in questa frase? Ti do qualche secondo per pensarci, ma se hai bisogno di più tempo puoi mettere in pausa il video. L'errore è gli, ovviamente. Infatti, qui non dobbiamo usare gli, un pronome oggetto indiretto, ma dobbiamo usare li, un pronome oggetto diretto. Infatti, qui stiamo sostituendo i biglietti. Compro i biglietti? I biglietti è un oggetto diretto, cioè l'oggetto della nostra azione. Quindi dobbiamo usare un pronome oggetto diretto, maschile e plurale, perché i biglietti è maschile e plurale. Li compro, no gli. E attenzione, un'altra cosa importante, quando usiamo gli, che è un pronome oggetto indiretto, dobbiamo sempre avere la preposizione a più generalmente una persona. Quindi non possiamo usare il pronome oggetto indiretto, gli, in questo caso, se non stiamo sostituendo una persona preceduta dalla preposizione a. Poi vediamo altri esempi. Passiamo subito alla prossima frase. Vedo spesso Sara al parco. Ogni volta le saluto e lei mi sorride. Ti do qualche secondo per trovare l'errore. Beh, in questo caso abbiamo le saluto, che è sbagliato. Dobbiamo usare il pronome la saluto. Dato che in italiano diciamo salutare qualcuno, qualcuno è l'oggetto della nostra azione, il nostro oggetto diretto. Perché non abbiamo la preposizione a. Non è salutare a qualcuno, ma salutare qualcuno. Quindi dobbiamo usare un pronome oggetto diretto. La saluto, la saluto. Le, invece, è un pronome oggetto indiretto. Ecco, in queste due frasi che abbiamo appena visto c'è uno degli errori più comuni che voi studenti fate in italiano con i pronomi, cioè scambiare o non scegliere nel modo giusto il pronome oggetto diretto e indiretto. E a questo proposito noi vogliamo aiutarti con un PDF fantastico che abbiamo preparato con esercizi aggiuntivi sui pronomi. È proprio un eserciziario sui pronomi. Per esempio, nel primo esercizio abbiamo la differenza tra pronome diretto e indiretto. Quale dobbiamo scegliere? Che è la cosa di cui abbiamo appena parlato. E poi abbiamo altri esercizi che si basano sugli errori che vediamo nel video di oggi. Questo è un ottimo modo per fare pratica. Quindi se già hai studiato i pronomi, però fai un po' di difficoltà, ti confondi, non ti senti super sicuro, questo PDF ti aiuterà tantissimo, perché la pratica è sicuramente la cosa più importante. E poi ovviamente alla fine troverai le soluzioni per verificare che tutte le tue risposte sono corrette. Puoi scaricare questo fantastico PDF scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Semplicemente inserisci il tuo nome, la tua email. Poi ti invieremo questo fantastico PDF. Fantastico, andiamo avanti con la prossima frase. Sono buone le mele, le ho raccolto ieri dall'albero.
Pensaci un po'. Beh, in questa frase l'errore non è proprio col pronome. Allora, io sto dicendo, sono buone le mele? Le ho raccolto, cioè ho raccolto le mele. Le mele è un oggetto diretto, le mele è femminile e plurale, quindi usiamo un pronome oggetto diretto femminile e plurale, le. Quindi le è corretto. E allora dov'è l'errore? L'errore è nel participio passato raccolto. Questo perché in italiano, quando abbiamo come ausiliare avere o raccolto, normalmente non cambiamo il participio passato, ma se abbiamo un pronome oggetto diretto, solo diretto, dobbiamo cambiare il participio passato in base al genere e numero dell'oggetto sostituito. Dato che qui stiamo sostituendo le mele con il pronome le, cambiamo raccolto in femminile plurale, come mele. Quindi raccolte, raccolte, le ho raccolte. È chiaro? Questo è molto importante. Devi cambiare il participio passato in base al genere e numero, quindi maschile, femminile, singolare, plurale, della cosa che hai sostituito con il pronome. Le ho raccolte. Le raccolte. È anche facile perché la vocale è la stessa. E ora vediamo la prossima frase. Hai parlato con Susanna e Maria? Li ho scritte stamattina, ma non mi hanno ancora risposto. Dov'è l'errore qui? Beh, qui abbiamo il verbo scrivere. Scrivere è uno di quei verbi che richiede un pronome oggetto indiretto. Questo perché noi diciamo scrivere a qualcuno. A qualcuno. Vedi, abbiamo la preposizione a. Io scrivo a Luca, io scrivo a mia sorella. Quindi Luca, mia sorella, dato che abbiamo la preposizione a, sono oggetti indiretti. E dobbiamo ovviamente sostituirli con un pronome oggetto indiretto. Qui stiamo sostituendo Susanna e Maria perché ho scritto a Susanna e Maria. Ora, a Susanna e Maria è femminile e plurale, però il pronome oggetto indiretto di terza persona plurale è uno, gli, non c'è la differenza tra maschile e femminile. Quindi gli è corretto. E che cos'è sbagliato qui? Di nuovo il participio passato. Perché tu pensi, scritte, certo, perché Susanna e Maria sono due donne. No, perché, come ti ho detto prima, questa regola si applica solo quando abbiamo un pronome oggetto diretto, non indiretto. Gli è indiretto, perché io scrivo a Susanna e a Maria. Abbiamo la preposizione a, abbiamo un pronome oggetto indiretto, quindi il participio passato non cambia. Gli ho scritto stamattina, ma non mi hanno ancora risposto. Quindi, come hai visto in queste ultime due frasi, un altro errore molto comune è il participio passato. Ricorda di cambiarlo quando hai un pronome oggetto diretto e lasciarlo com'è quando hai un pronome oggetto indiretto. Nel PDF troverai l'esercizio 2 proprio su questo, ok? Così puoi fare pratica con il participio passato. Andiamo avanti con la prossima frase. Hai dato il libro a Marco? Sì, lo gli ho dato ieri. Sì, lo gli ho dato ieri. Qual è l'errore in questa frase? Beh, qui l'errore è l'ordine dei pronomi. Ricorda che quando abbiamo due pronomi, un pronome oggetto diretto e uno indiretto, possiamo combinarli, quindi unirli, però dobbiamo mettere sempre prima il pronome oggetto indiretto, gli, e poi il pronome oggetto diretto, lo. Gli più lo formano una parola unica, glielo, glielo. Quindi sì,
gliel'ho dato ieri. Gliel'ho dato ieri. Questo è molto importante, ricorda l'ordine. E ora vediamo quest'altra frase. Mi piace molto il tuo computer. Mi lo fai usare? Mi lo fai usare? Beh, qui l'ordine è corretto. Mi, pronome oggetto indiretto, e lo, pronome oggetto diretto. Fai usare il computer, lo, a me, pronome oggetto indiretto. Quindi qual è l'errore? Beh, ricorda che la I dei pronomi, tranne gli che abbiamo visto prima, diventa e di fronte a un pronome oggetto diretto. Quindi non è mi lo, ma me lo, me lo. Questo vale anche per il pronome ti, te lo, ci, ce lo, vi, ve lo, ok? Sempre. Quindi ricorda di cambiare la I in e. In queste due ultime frasi abbiamo visto gli errori più comuni con i pronomi doppi. Però lo capisco, per esempio dimenticarsi di cambiare la I in e non è sempre facile, ma ovviamente troverai esercizi sempre nel nostro eserciziario proprio su questo. E adesso andiamo avanti con un'altra frase. Ti piace questa maglietta? Vuoi la comprare? Qual è l'errore in questa frase? Beh, qui abbiamo un errore di posizione, quindi la posizione del pronome nella frase. Infatti, generalmente i pronomi si mettono prima del verbo, tranne in alcuni casi come l'imperativo in cui mettiamo il pronome dopo. Infatti, la frase corretta sarebbe la vuoi comprare? Quindi mettiamo la prima di vuoi. La vuoi comprare? Però in realtà qui abbiamo due verbi. Abbiamo il verbo volere, vuoi, e il verbo comprare, all'infinito. Solo in questo caso, quando abbiamo i verbi modali, quindi volere, potere e dovere, più un altro verbo all'infinito, possiamo scegliere la posizione dei pronomi. Quindi possiamo mettere il pronome prima del verbo volere, come ti ho detto prima, la vuoi comprare, o anche dopo l'infinito comprare, togliendo la E finale. Vuoi comprarla? Entrambe le opzioni sono assolutamente corrette. Poi ci sono altri casi particolari sulla posizione dei pronomi, ma questo sicuramente è quello più importante. E ora vediamo la nostra ultima frase. Signore, ho bisogno di una sua firma. Mettala qui. Qual è l'errore in questa frase? E attenzione, siamo in un contesto formale. Beh, qui alla fine abbiamo un imperativo. Metta, perché stiamo chiedendo al Signore di mettere la firma. E io ti ho detto che con l'imperativo i pronomi si mettono dopo, ma non con l'imperativo formale. Se abbiamo l'imperativo formalei, allora i pronomi si mettono prima. Questo perché l'imperativo formale, quindi la forma lei dell'imperativo, è un congiuntivo. E con il congiuntivo i pronomi normalmente si mettono prima. Quindi non è mettala, è sbagliato, ma la metta qui. Quindi la metta qui, io indico dove il Signore deve mettere la firma. Però con l'imperativo nella forma tu, quindi nella forma informale, il pronome lo mettiamo dopo. L'imperativo tu del verbo mettere è metti, quindi avremmo mettila qui. Però formale, la metta qui. Fantastico, abbiamo visto gli errori più comuni con i pronomi attraverso queste frasi in cui hai dovuto trovare l'errore. Ma adesso è arrivato il momento di continuare a fare pratica, quindi scarica il PDF che abbiamo preparato per te con un eserciziario completo sui pronomi, dove troverai esercizi sugli errori più comuni che forse fai anche tu.
Anzi, fai anche tu questi errori? Fammelo sapere nei commenti. Per scaricare il PDF semplicemente scannerizza il QR code che vedi qui sullo schermo o clicca sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo, e non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!